Vi piacerebbe, vero, andare in giro per oltre 2 settimane in macchina a zonzo in diversi paesi europei? Ma quanto vi costa? Noi a settembre 2025 siamo stati in Slovenia, Croazia, Serbia, Romania, Ungheria e Italia. In questo video vi faremo vedere quanto ci è costato viaggiare a bordo della nostra Spider Punto. Siamo partiti da Parma il 31 agosto e la prima tappa del nostro viaggio è stata a Lubiana in Slovenia. Qui abbiamo speso 30,10 € per il pedaggio Parma-Trieste e poi la vignetta forfettaria slovena di 16 €. L'hotel pernottamento per 2 persone per 3 notti nella periferia di Lubiana, colazione e parcheggio inclusi, 312 €, non poco. Arrivati a Lubiana di pomeriggio, giriamo un po' per la città, andiamo sul castello senza accorgerci che c'è la funivia e decidiamo di pagare 2 biglietti per il castello, 15 € a persona. Dopo la visita al castello, che a parte una mostra multimediale forse non valeva i 15 €, decidiamo di andare a cena. Ce la caviamo al Figovec con 44 € in 2. Non male il cibo. Il giorno dopo decidiamo di visitare il castello di Prediama, 21 € a persona. Il castello da fuori è suggestivo, è il castello nella roccia più grande d'Europa. È ispirato George Martin per il Trono di Spade e uno dei suoi personaggi. Gli interni però sono arredati in stile, ma mancano ovviamente gli affreschi che non reggono l'umidità della grotta. Dobbiamo dire per certi aspetti che in Italia ci sono castelli molto più belli, il cui ingresso costa magari 6 €, non 21. Facciamo poi benzina per 59 € e conviene perché in Slovenia sta a 1,40 al litro, e andiamo poi al castello di Idrija, una ex città mineraria, 10 € a persona all'ingresso. Di pomeriggio torniamo a Lubiana ed essendoci una bella luce non manchiamo di fare un giretto in battello, 15 € a persona. Andiamo poi in un ristorante che è stata un po' una fregatura per turisti, 67 € in 2, insomma prezzi italiani. Il giorno dopo dedichiamo la giornata a visitare Lubiana, che raggiungiamo in auto, 8 € di parcheggio. Non ci facciamo mancare il giretto nel trenino turistico, 12 € a persona, né il Museo Nazionale, 8. Infine, attraversando il parco, giungiamo al Museo di Storia Contemporanea, 6 € a persona. Qui nemmeno le chiese sono gratis, 3 € per accedere alla cattedrale e nella nostra ultima serata a Lubiana spendiamo 58 € di cena presso il locale Druga Violina. Non male il cibo. Il giorno dopo partiamo alla volta della Croazia, ma facciamo in Slovenia 16 € di carburante prima di partire. Abbiamo sentito dire che in Croazia non ci sono distributori di benzina, cosa poi non vera. Ci fermiamo poi sul tragitto al castello di Trakošćan in Croazia, 20 € in 2, e spendiamo 1 € di parcheggio. Facciamo una capatina a Samobar dove spendiamo 5 € per un paio di caffè nella piazza principale e arriviamo a sera a Zagabria, dove poi avremo cenato al ristorante Uspinjača. 58 € ma ci è piaciuto, quindi poi ci siamo tornati altre 2 volte, 54 e 45 €. A Zagabria facciamo un walking tour della città, indispensabile per vedere tutto, 50 €, e poi altri 35 per un tour sulla storia moderna della Jugoslavia. Per i tram spendiamo circa in tutto una decina di € per muoverci dall'albergo al centro città, non lontano. L'albergo, con parcheggio e colazione, ci costa 384 € per 3 notti. Dopo 2 giorni a Zagabria partiamo verso la Serbia, paghiamo in Croazia 24 € di pedaggi autostradali e facciamo anche 27 € di benzina perché pare che in Serbia costi di più. In Serbia non hanno gli euro, bensì i dinari e spesso non accettano le carte, quindi ritiro un bel po' di contanti al bancomat e da qui in poi i ricordi si fanno un po' fumosi. Sulla via per Belgrado ci fermiamo a vedere il Palazzo Imperiale di Sirmium, i costi sono modesti, circa 2 € a biglietto. Proseguendo per la capitale, giungiamo in albergo a tarda notte, dove quindi ceniamo. Non male, 29 € in 2, e paghiamo l'albergo, parcheggio e colazione inclusa, per 319 € per 3 notti. Dedichiamo i seguenti 2 giorni per visitare Belgrado. Gli autobus, scopriamo felicemente, sono ufficialmente gratis. Nel senso che fino al 2024 non erano gratis ma nessuno pagava il biglietto, poi hanno ufficializzato la gratuità. Molte delle attrazioni che visitiamo sono gratis, tranne il museo di Tesla, 7 € a persona, e il museo della Jugoslavia, interessante per la storia recente, 5 € a persona. Uno dei più bei musei nel centro città, il Museo Nazionale, era addirittura gratuito. Insomma, non è semplicissimo a Belgrado spendere i soldi. Allora abbiamo deciso di fare la crociera su Sava e Danubio. Infatti a Belgrado si incrociano questi 2 fiumi, che ci è costata circa 50 €. Lasciata Belgrado, ci dirigiamo sempre in Serbia alla fortezza di Golubac, al confine con la Romania.
€13 in due per vedere questo splendido castello da fuori. Dentro è allestito con un museo e delle mostre. Ma è splendido, attorno a noi, il panorama del fiume Danubio che ci avvolge. Lasciamo la Serbia, quindi, dove abbiamo pagato circa €5 di pedaggio autostradale, e arriviamo con un tragitto non breve in Romania, dove occorre pagare la vignette di €14 circa. In Romania hanno il leu, non l'euro. In Romania stiamo 2 notti presso un hotel Ibis che ci costa €200 con colazione, ma pensiamo che si siano dimenticati di farci pagare il parcheggio. Arrivati a tarda notte, proprio in hotel ceniamo e spendiamo €35. Il giorno dopo visitiamo il Museo della Rivoluzione, €12, e il Museo d'Arte nella Piazza dell'Unità, per circa €10. La seconda e ultima sera spendiamo €49 per un mediocre ristorante, ma poi ci rifacciamo mangiando delle ottime torte nella piazza principale, €5. Il giorno dopo, prima di lasciare la Romania, ci addentriamo per vedere il castello di Corvino, €20 in due. Bello il castello, dentro un po' deludente. Facciamo ancora benzina in Romania per €17. Si parte poi alla volta dell'Ungheria, dove arriviamo a tarda notte. Così stanchi e affamati, mangiamo in un Burger King, tristemente, €19 in due. L'hotel a Pest in Ungheria ci costa 90.000 fiorini, cioè €230 per 3 notti con colazione, non male. Il giorno dopo usiamo Pest come base per andare fino al lago Balaton, dove facciamo 2 crociere, una turistica a Siofok per circa €17 a persona e il traghetto per andare da Chansot a Tihany, €8 in totale per 2 andate e ritorno. A Tihany prendiamo il bus, diciamo circa €4 in due, per andare all'abbazia e poi tornare. Per visitare l'abbazia occorre sborsare €16 in due, ma non valeva la pena. Tuttavia vi consigliamo di andare fin su a Tihany per vedere il bel panorama del lago Balaton. Eccolo qui. Nel tardo pomeriggio facciamo benzina, €52, torniamo a Pest, dove sceniamo in centro presso un locale tipico, non turistico. Spendiamo la prima sera €23 e la seconda 16, mangiando molto bene e abbondantemente. Ma non dimentichiamo i vari parcheggi da pagare nel centro di Pest, totale €20 circa, infatti l'albergo era un po' fuori. Pest è una città che merita una giornata intera di visita. Qui prendiamo il trenino turistico, €20, visitiamo poi la ex moschea, €8 in due, e la moschea vera e propria, altrettanti €8, la cella Septicora, €16, la cattedrale €8 ma entro solo io, e per arrivare fino sulla torre. Nel tardo pomeriggio scegliamo di andare a visitare la torre televisiva di Pest, €8 in due, e poi scendiamo in centro per cenare. E così si conclude la terza e ultima serata a Pest. E la mattina dopo si riparte per l'Italia. Dobbiamo pagare €16 per attraversare la Slovenia in autostrada. In Italia arriviamo a Trieste e la visitiamo. Facciamo la FGV Card per €30 a persona che dura 48 ore, un prezzo esoso ma si ammortizza visitando le varie attrazioni che diventano incluse nel biglietto, tra cui il castello di Miramare, consigliatissimo, la più bella attrazione, il bus turistico, le grotte, il castello di San Giusto, e vi invitiamo a iscrivervi a questo canale per vedere il dettaglio di Trieste e anche delle altre città che abbiamo nominato finora. La prima sera ceniamo in una semplice pizzeria che neanche vi facciamo vedere, €30 in due. Non menzioniamo il costo dei caffè di Trieste, dove ci sollazziamo con gelati e cappuccini. Ad esempio, una puntata al caffè degli Specchi ci è costato €17 per un paio di gelati. L'ultima sera a Trieste facciamo un salto a Koper o Capodistria in Slovenia, dove spendiamo €5 per andare sulla torre, ma sono andato solo io, dove sceniamo per €32 e, tornando verso l'Italia, facciamo €15 di benzina perché costa meno. Non dimentichiamo i €30 di parcheggio di San Giusto a Trieste, necessario per visitare il centro. Insomma, l'Italia è costosetta. L'albergo a Trieste non ci è piaciuto, €205 per 3 notti più €90 di parcheggio, cioè €30 al giorno. Decisamente un furto. Alla fine del nostro viaggio, di 2 settimane e mezza, ci resta ancora qualche giorno. Decidiamo così di scendere dove abbiamo disponibilità di una casa al mare nel Viterbese, nel centro Italia. €47 di autostrada da Trieste ad Attigliano per andare poi verso la casa al mare. Maledette autostrade italiane. Facciamo nel tragitto €30 di carburante, poi lì al mare ci godiamo qualche giorno in spiaggia, anche se ormai stanno smobilitando tutto, e alla fine paghiamo altri €46 di benzina per fare il pieno per il ritorno. Insomma, speriamo che questo giro vi sia piaciuto e che vi abbia dato un'idea dei costi, ma anche dei posti che abbiamo visto. E dei costi facciamo tra l'altro il sommario in questo grafico, dividendo tra tragitti, attrazioni, hotel, mangiare, eccetera. Speriamo che sia interessante. Per ulteriori avventure con Anna e Gabriele, non dimenticate di iscrivervi a questo canale. A presto!